Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Non sarà per me un video molto semplice questo che cercherò di fare perché proverò a farvi vedere le 4 posizioni che appunto ci consentono, grazie alla sostituzione dei vari bacini, ci consentono di eh, scegliere per la nostra armatura quella che ci piacerà di più. In virtù di quello che è la nostra scelta andremo a scegliere il bacino. Ecco, adesso potete vedere la posizione C, o meglio una parte della posizione C, che diciamo che tra virgolette è la più impegnativa, perché quello che dovete fare, e sarebbe questa poi la posizione C, quella con il braccio sinistro appoggiato sulla pedana. In questo caso, come potete vedere, questo è uno dei due pezzi che abbiamo terminato col montaggio numero 10 e abbiamo la parte basculante qui, sulla sinistra, guardando sempre l'armatura da dietro, ricordatevelo. Mentre invece, se dovessimo adottare questo bacino, alla parte basculante a destra. In questo caso, con questo, noi potremmo ottenere questa posizione, ma con il braccio destro per terra, sulla pedana. Quindi ecco, bisogna semplicemente abbassare questa gamba e alzarla. Chiedo scusa, bisogna fare il contrario. Ecco, mi stavo già incasinando inutilmente. Ecco, immaginatevi questa, per questa posizione andiamo adesso a vederla. Abbiamo detto che ci va questo. Io non so perché per spiegare delle cose molto semplici mi devo sempre complicare la vita. Sarà perché ho il timore che non tutti magari mi comprendano subito. Potrebbe essere. Allora, torniamo a noi. Questo io non ve lo farò vedere dopo perché è la stessa parte che va agganciata qui, come vi ho appena spiegato, qui al posto di questo, e consente di fare il contrario. Basta, ho ripetuto già troppe volte. Andiamo avanti. Adesso la prima cosa che dovete fare, questa vi può aiutare molto, questa posizione qui, questa fotografia qui, perché vi fa vedere l'inclinazione del piede, il sinistro, vedete, non è messo diritto, ma è inclinato in maniera obliqua, e vi fa vedere invece la posizione della gamba destra. Le braccia poi le mettete come le volete, queste qua. Va bene, ovviamente questa va appoggiata a terra, la sinistra, il destro lo potete mettere come volete. Però sono molto importanti queste due posizioni. Cosa dovete fare? Il consiglio che vi do: montate prima le gambe, inserite questo. Una volta inserito questo, avvitate, se avete deciso, avvitate subito delle due viti LP, una da questa parte e una da questa parte. Ovviamente le avvitate quando non è ancora in questa posizione, così riuscite anche a farlo meglio. Poi dovete avere molta pazienza, altrimenti rischiate di danneggiare il modello. Dovete trovare questa postura. È importante, poi farete delle prove che adesso vi farò vedere, che il bacino sia inclinato in avanti, ma che questo stia su da solo, non deve cadere. Chiaro? Dopodiché andate a prendere l'armatura. Adesso io faccio quello che posso, appoggio un attimo qua, alzo questa, così magari vi faccio vedere, ecco così, un attimo che prendo l'altro pezzo, eccolo qua, e l'andate ad agganciare sopra. Perfetto. Tiriamo giù il braccio, vi faccio vedere una cosa, vedete?
Adesso cade tutto. Papon! Non tocca il braccio nella pedana e sta su da solo. Dovrebbe stare così anche il vostro. Adesso abbassiamo il braccio e lo facciamo appoggiare sulla pedana, quindi lo allunghiamo tutto, ecco qui, e lo appoggiamo così semplicemente. Questo, mettiamo anche i suoi pezzi, questi levateli quando fate questi lavori, perché se vi cadono si rovina la vernice e sarebbe un peccato. Ecco qua, vedete? Guardate che meraviglia. Un attimo che regolo la testa, ecco qui, più carina così, perfetto, ecco, così, vedete? Poi le braccia le girate come volete voi, non ci sono problemi, però questo è quello che poi vi consente di ottenere questa posizione, che è la posizione C o D. Non è ben definita se la destra è la D o la C è la destra, comunque questa è la posizione che potete ottenere con il completamento del montaggio dei due bacini che abbiamo appunto terminato nell'uscita numero 100. Guardate che spettacolo. Questo, come vi ho appena detto, non ve lo faccio vedere perché è la stessa cosa, ma con l'altro braccio per terra e l'altra gamba alzata e questa abbassata. Dovete decidere voi come lo preferite. Quindi questo lo mettiamo via. Adesso metto in pausa, smonto tutto perché non ce la faccio, altrimenti viene un video troppo lungo, e vi faccio vedere le altre posizioni. Però ci tengo a sottolineare una cosa: dovete assolutamente prima farvi la postura del bacino e le gambe. Non fate l'errore di mettere l'armatura sopra, perché rischiate di danneggiarla, di può cadere. Dovete avere la stabilità prima sulle due gambe. Se non avete quella, è inutile che fate questa posizione. Come ho già detto, guardate, 52 cm bastano appena appena, quindi è ovvio che la pedana che vi è stata data a chi non ha fatto la premium, noi l'abbiamo anche ricevuta, ma abbiamo anche fatto la premium, è ovvio che non potete usarla per questa posizione, perché se non sbaglio è 27 cm e mezzo di diametro contro i 52 cm che è questa. Quindi ecco, l'appoggerete ovviamente semplicemente sulla base. Questa posizione è bellissima. È bellissima. Ed è una posizione stabile, come potete vedere. Va bene, pausa e ci vediamo dopo. Nel frattempo, se avete piacere e non avete altro da fare, magari un'iscrizione al canale e l'attivazione della campanella è cosa molto gradita per Michele. Ciao ragazzi, grazie, ci vediamo tra poco. Ed eccoci di nuovo qua ragazzi. Adesso, come potete vedere, ho levato le parti che ho dovuto sostituire per poter far assumere questa posizione alla nostra armatura, che è la posizione B. Cosa ci va e cosa è necessario per la posizione B? Allora, questo, il bacino che ha tutte e due le parti basculanti, e poi ci va questo che non ha alcuna parte che si alza. Ok? Inseriamo questo all'interno. Per farlo, attenzione, per farlo dovete alzare questo e questo.
altrimenti poi vi danno fastidio. Lo fate inserire, ecco, sentite lo scatto? Perfetto, vedete? E poi tirate giù. Ecco, altrimenti fate fatica a inserire. Dopodiché andiamo, ecco qua, ok? Adesso un attimo, perché devo andare a prendere il pezzo più grande, il busto con le braccia e la testa. Un attimo solo, vediamo se riesco a mettere così. Intanto questa è così, pieghiamo la gamba così, perfetto. Anzi, attenzione, prima di fare questo dobbiamo guardare la postura delle gambe. Regoliamo la postura delle gambe, vedete qua le ginocchia? Il destro è aperto, il sinistro un po' di meno. Quindi andiamo a regolare questo. E il video è un po' quello che è. Uno scatto qui invece regoliamoci con la foto, ecco, fate sempre appoggiare la pianta del piede, lo so ragazzi, non riesco a inquadrare tutto. Vi spiegavo di fare sempre appoggiare tutta la pianta del piede, la fate aderire bene alla pedana, ovviamente è più stabile. Adesso andiamo a vedere così, deve toccare tutto, non lasciate che il piede, che lo stivale tocchi solo da un lato e non dall'altro, mettetelo in condizione che tocchi da tutte e due le parti. Madonna mia, non riesco. Oh Michele, ragazzi, speriamo che possa esservi d'aiuto, anche se il video è quello che è, ma vi garantisco che spiegarvi tutto non è una cosa così semplice. Ecco, allora l'unica cosa è che nella foto è un po' inclinato, cerchiamo di capire il perché. La foto ci può aiutare molto, va piegato questo sopra, va piegato questo. Vediamo se riesco a metterlo così e farvi vedere. Per piegarlo bisogna spostarle anche. Vediamo un po'. Andiamo a sganciare. Non abbiate mai fretta, non abbiate mai fretta. Allora, facciamo così. Non mi piace, sto guardando lo stivale che non tocca, mentre qui in foto tocca. Ecco, devo capire solo questo. Io metterei anche in pausa per non farvi il video troppo lungo. Il discorso è che poi, come vi spiego tutto? Per questo ragazzi, non è perché mi piace fare i video lunghi, ve lo dico chiaramente. Allora, vediamo un po'. Questo lo giro così, tiro più su questo, ecco, così già mi piace. Addrizzo qua. Ah, ecco, meno male che stavo riprendendo. Guardate, dovete usare anche questo, perché ho visto che molti non lo usano. Questo è importante, non soltanto quello centrale, anche questo. Qua forse ho fatto uno scatto in più.
così è chiuso, così. Vediamo, dai, vediamo com'è venuto. A me questa posizione non è che mi è molto gradita, Drizziamo, ok, sinceramente. Ci dice che ci va l'asta di sostegno dietro. Noi adesso vediamo come siamo messi. Non mi piace ancora. Leviamo di nuovo questo. Pieghiamo un po' in avanti il centrale. Vediamo un po'. Ragazzi, metto in pausa perché diventa troppo lungo il video, me ne rendo conto. Ed eccoci qua, ragazzi. Tenete solo presente che ancora mi mancano da mettere le viti di sicurezza, le due viti LP, una in questo foro e una nell'altro foro, che non ho messo ovviamente perché questo video è puramente dimostrativo. Comunque questa è la posizione B che si ottiene con quel bacino che avete visto poco fa. Un attimo perché voglio levare questo spazio qua, vedete? Grazie al fatto che ho stretto bene le viti prima di mettere i tappi lo posso togliere. Un attimo che lo vado a togliere. Ecco qua, sicuramente migliorato così. Vedete? Ecco qua. Se invece avete lasciato le viti morbide, cioè morbide, allentate, se non riuscite a togliere questi tappini, usate uno spillo con la punta molto sottile, piano piano da una parte all'altra provate a rimuoverlo. Comunque devo dire che sono sicuro che nel video non rende quanto in realtà è bella questa armatura. Non rende. Ho un po' solo di paura perché non ho messo le due viti sotto, ecco. Quindi c'è solo il gancetto che sta tenendo, oltre all'asta di sostegno, ma c'è solo il gancetto, quello di plastica, che si sgancia con l'ausilio del pulsante. Quindi ecco, questa è l'altra posizione, ragazzi, guardate che meraviglia. E adesso, infine, andiamo a fare la posizione, quella da in piedi. Quindi andiamo a rimuovere tutto, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Allora, leviamo queste e andiamo a sganciare il pezzo. Dov'è il pulsante? Lo vedo? Non lo vedo. Giriamo la pedana, ma se giro la pedana il telefonino è appoggiato sulla pedana. Vediamo un po'. Allora, eccolo qui. Perfetto. Questo lo andiamo a posare momentaneamente qui. Ok. Vi garantisco che non è così semplice fare i video di questo genere. Andiamo a togliere anche questo. Ecco qui. Perfetto. Hola! È caduto tutto. Ecco qua. Andiamo adesso ad assumere la posizione, quella da in piedi, quindi chiudiamo tutto. Centriamo questo che è importante. Questo lo mettiamo nella stessa distanza destra e sinistra, ci aiuterà moltissimo dopo. Anche questi vanno regolati, vedete? Anche questi vanno regolati. E poi le punte dei piedi giù, i talloni quando fate questo sempre su dietro.
i copritalloni, li abbasserete alla fine, altrimenti rischiate di danneggiarli, ve l'ho già spiegato altre volte. Poi andiamo a togliere questo. Ecco qui, questo non ci serve più. E andiamo a prendere questo. Ecco qua. Io all'interno, come vi ho fatto anche vedere in un video, ho messo questo nastro americano telato. Fate attenzione a una cosa, qui deve essere tutto a filo. Se vi trovate il gradino perché non entra, dovete svitare un po' queste viti qui, allargare, fare entrare il pezzo dentro e poi stringerle nuovamente. Boh, andiamo avanti. Mettiamo questo qui. Sentite il gancio, o meglio l'aggancio, ok? Perfetto. Non si, ma cosa stavo inquadrando? È perché ho messo il video l'inquadratura alta e io sono abituato a lavorare con le mani in giù e non ho ripreso nulla. Lo rifaccio. Ecco qui. Sentito? Perfetto. Andiamo a metterlo su. Ricordatevi sempre che questo gioco è dato dalla mancanza delle due viti LP. Una volta messe non si muove più. Ok. Quanto è grande questa armatura, ragazzi. Che meraviglia. Pesantissima. E c'è chi si lamentava, ma questa è plastica, ma questa è plastica. E cosa la volevate? Tirare su con un montacarichi alla fine? Ok. Andiamo a mettere l'ultimo pezzo sopra. Possiamo già fissare l'asta di sostegno, perché tanto prende quel pezzo lì. Opla. Ecco. Andiamo a mettere questa meraviglia. Anzi, un momento, no ragazzi, non fate il montaggio così. L'ultimo pezzo lo mettiamo dentro l'armatura perché è più complesso altrimenti mettere il busto qua sopra. Noi invece facciamo così, guardate che è molto più facile. Ecco, un attimo che arrivo. Ecco qui, andiamo a inserire prima questo all'interno, ok? Molto più facile, perché altrimenti facciamo parecchia fatica e non è proprio necessaria. Ecco, è agganciato. Adesso tutto è più facile. Spostiamo l'armatura più avanti, perfetto, e agganciamo. Ecco, Madonna, mamma mia, che meraviglia! Lo so, l'avevo già vista. Mettetela in... Madonna, mettetela più o meno così in linea. Mettiamo... In linea intendevo perpendicolare bene. Adesso poi la possiamo regolare come vogliamo, ma sta su e come potete vedere, se non mi cade tutto adesso, senza asta di sostegno dietro. Vedete? Bene ragazzi, mamma mia questo video... E a me interessava farvi soltanto vedere le posizioni che potete far assumere all'armatura, poi ovviamente le braccia, le dita,
la testa la regolate come volete meglio voi, insomma. A me interessava solo farvi vedere questo. Guardate che spettacolo, che spettacolo. Faccio fatica anche a piegare il braccio. Madonna. Ecco qua. Cioè, non so se avete capito la forza che ci vuole a piegare le braccia. Bene ragazzi, io ci tenevo a far vedere anche il fascicolo numero 100 perché mi sono reso conto che non ho fatto vedere nulla e ci tenevo a farvelo vedere. Se avete piacere ancora di rimanere in mia compagnia, potete dare uno sguardo al fascicolo e magari vi viene in mente qualcos'altro. Sinceramente non lo so, perché sapete com'è Michele. Lui parlo come se parlassi di un altro. Io sono fatto così, mi vengono in mente le cose, non mi preparo nulla. Adesso comunque vi faccio vedere appunto l'interno di questo ultimo fascicolo, il 100, e poi dopo questo video presenterò un altro video che sarà quello della Lancia Stratos, la numero 15. Anche quello è veramente un ottimo modello. Ecco qua. Questo è un riferimento mio che ho messo in un nastro di carta per ricordarmi delle cose. Bene ragazzi, cosa vi sembra a voi? È stabile? Bene. Ok, spostiamo un attimo questo, metto un attimo il video in pausa ed ecco qua, pollici in su, mi raccomando, se avete consigli da darmi datemeli ragazzi, e grazie con tutto il mio cuore perché il canale secondo me sta crescendo. Ecco, certo non sono a livelli di quelli che sanno fare veramente questo lavoro, però io sono così, posso piacere o non piacere, non posso piacere a tutti, però a quelli che piaccio e che si iscrivono al canale e che attivano la campanella io do un grosso abbraccio. Grazie ragazzi. Adesso procediamo nel dare un'occhiata all'interno. Ecco, questo è il 98, vedete Michele è stanco già e deve fare ancora un video. Questo è il 98, caro Michele, non c'entra niente. Ecco il 100, eccolo qua, fascicolo il numero 100. Prima pagina, numeri utili e servizi. Questo, come ho già anticipato quando abbiamo fatto il video del montaggio numero 100, è il fascicolo più completo. Qua c'è veramente tanto. Anche negli altri non possiamo dire proprio nulla, perché la De Agostini ha fatto un lavoro secondo me meraviglioso. Parlo dei fascicoli, certo ragazzi, per quanto riguarda l'armatura c'è stato qualcosa da fare, ma io, per dirvi la verità, il rapporto con la De Agostini, e non mi pagano, il rapporto con la De Agostini, che posso dirvi, io sono entusiasta, certo non c'è il controllo qualità. Io ho mandato già un'email alla direzione generale, mi hanno risposto in merito alla borchia, quando arrivò appunto quel difetto che adesso nel numero 100 ci hanno già ridato correttamente, grazie ancora,
Però ecco, controllo qualità completamente assente. Non ce l'hanno proprio, a dire, secondo me, non ce l'hanno proprio. Ma nessuno, non vi pensate che sia solo la De Agostini, perché ne hanno così tanti che preferiscono sostituire dei pezzi o pensare che qualcuno di noi possa accettarli lo stesso così, e non riguarda certo il sottoscritto, perché io pago un pezzo e mi deve arrivare un pezzo nuovo, privo di difetti. Se mi arriva un pezzo con i difetti, io lo faccio sostituire. Ho richiesto di un pezzo la sostituzione 3 volte perché mi è arrivato fallato con tanto di foto e me l'hanno rispedito 3 volte finché è arrivato quello veramente perfetto. Quindi vi dico, al di là di tutto, sono contento con la De Agostini perché mi ha servito benissimo. Non mi ha fatto alcuna storia quando, appunto, tramite le foto facevo oggettivamente vedere che c'era il difetto. Io parlo perché tanto chi poi vuole leggere abbassa il volume e legge. Adesso poi andrò a ritirare, che è già arrivato il primo numero dell'armatura danneggiata, i 20 numeri opzionali, e vi farò i video anche su quello, quindi mi raccomando, seguitemi. E quelli che mi guardano e non si iscrivono, a parte a quelli che sono antipatico e mi guardano lo stesso, dico: perché non vi iscrivete, cari ragazzi e ragazze? Non costa nulla, però a me aiuta tantissimo. Ecco qua, avete visto quanto c'è in questo fascicolo? Mi dispiaceva non farvelo vedere dentro come era appunto raffigurato tutto questo. Ancora qualche visualizzazione, siamo arrivati a 200.000 visualizzazioni totali. Mamma mia, ragazzi. Se c'è riuscito Michele, magari questo canale serve anche a spingere le persone che non hanno molta fiducia in se stesse. Se c'è riuscito Michele ad arrivare qui, che poi per carità non è che sono arrivato chissà dove, ma per me è veramente tanto. 200.000 visualizzazioni, ancora non ci sono arrivato, però dovrei arrivare entro fine mese, che se dico 250.000 è ancora più figo. Sembrano anche di più. E siamo arrivati alla fine, ragazzi. Ecco qui, vedete, nella prossima uscita costruisci la prima parte del casco battle damage, ma io non so leggere l'inglese, quindi armatura danneggiata da combattimento. Ecco qui. Bene ragazzi, Michele vi ringrazia del vostro tempo, chissà se devo dirvi ancora qualcosa. Vedete, parto con i saluti e poi mi faccio 1000 domande. Questo ve l'ho già detto, che deve essere posizionato con la linea nera così che continua dalla riga, qua vedete, la direzione della riga dell'armatura. Stavo vedendo se mi viene in mente qualcosa. Queste aperture che avete qui
dell'addome sono normali, non vi preoccupate, lo spazio che avete qui serve per poterlo lavorare e non romperlo quando andate a inserirlo, perché altrimenti creereste dei danni. Va bene ragazzi? Ho detto tutto. Qua vedete, a me mancano ancora i tappini, guardate qua, non l'ho ancora messo, perché finché non finisco tutto, vi ricordate? Io non metto i tappini, li ho messi dove ho potuto metterli, perché so che ci sono già passato come modifiche ed è perfetto così. Ok, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele e grazie di avermi fatto arrivare fino a qui dove sono arrivato oggi e grazie veramente perché mi state dando una ragione, così come posso dirvi, queste vanno tirate giù, una ragione in più per credere in me stesso, perché alla fine pensare di riuscire a fare qualcosa da soli non avrebbe alcun senso. Se invece sono più persone che ti guardano e ti ringraziano di quello che fai, beh ragazzi, è vero, non è che ci campo di questo, ma per carità, figuriamoci, però è una grandissima soddisfazione. E io volevo ringraziarvi. Grazie del vostro appoggio, grazie del vostro supporto morale, per le visualizzazioni che ricevo, per il tempo e le ore che impiegate a guardarmi. Grazie ragazzi. Al prossimo video. Ciao.